Come ogni anno, a Pasqua cerco di pubblicare un video a tema con il periodo. Anche quest'anno ripetiamo la tradizione e parliamo di un'usanza particolare in Sardegna. Ciao e bentornate e bentornati su Fusticale. Oggi ti voglio parlare di un rituale tradizionale che sopravvive ancora in molte parti della Sardegna ed è legato al periodo pasquale e alla rinascita della natura in primavera. Come ti ho parlato in alcuni video precedenti, dedicati per esempio al carnevale sardo, abbiamo avuto modo di scoprire come all'interno dell'isola sopravvivano rituali molto antichi legati al ciclo delle stagioni, spesso con funzione apotropaica legata al raccolto dei campi. Inoltre, in un video passato ti avevo anche parlato dei rituali della Settimana Santa, che uniscono celebrazioni liturgiche e processioni a rappresentazioni teatrali nel vero senso della parola, che ancora oggi si compiono in numerosi centri dell'isola. Trovi i video ovviamente in info box e nelle schede informative. Oggi invece ti parlo di un rituale che unisce alcuni aspetti che abbiamo visto per il carnevale con la Pasqua. Dobbiamo pensare infatti che il periodo che va dal carnevale alla domenica di Pasqua è un periodo di transizione che ci porta appunto dalla morte dell'inverno alla rinascita primaverile e vede come protagonista il ritorno della vita, del sole e della fioritura delle piante. In Sardegna persiste il rituale chiamato Sunnenniri o Nennere e consiste nella preparazione da parte delle donne, a inizio quaresima, di un piatto con della terra o del cotone in cui vengono seminati chicchi di grano misti ad orzo e semi di lino, il tutto tenuto sempre ben irrigato, innaffiato circa ogni 3 giorni e conservato al buio, in genere o sotto il letto o all'interno di un armadio. Questi semi, privati della luce, germogliano, ma a causa della mancanza della luce solare non sviluppano il colore verde acceso, ma invece rimangono di un verde pallido giallognolo. Il giovedì di Pasqua vengono utilizzati per adornare i sepolcri, in sardo so sepulcros, che vengono allestiti all'interno di una cappella della chiesa dedicata a questo scopo. La prassi di creare questi piccoli giardini con l'utilizzo di germogli di semi rimanda all'utilizzo pagano legato al rituale del giardino di Adone, dio della vegetazione che nasce in primavera e muore durante il solstizio d'estate, il 24 giugno, giorno delle celebrazioni di San Giovanni. Adone, secondo la tradizione fenicia e greca, era un bellissimo giovane nato dall'amore incestuoso di Cinira, re di Ciprio, con la figlia Smirna o Mirra, quest'ultima perdutamente innamorata del padre. Questa era riuscita infatti a trascorrere più notti assieme a lui senza venire mai scoperta. Una notte però il padre riconosce la figlia e inizia a seguirla per ucciderla. Mirra chiede appunto agli dei di essere salvata e viene trasformata nell'albero appunto della mirra. Il bambino frutto di questo amore incestuoso nasce appunto dalla corteccia dell'albero e grazie alla sua bellezza Afrodite decide di prenderlo sotto la propria protezione e lo nasconde in una cassa che consegna a sua volta a Persefone affinché lo custodisse. Ma Persefone rimane abbagliata dalla bellezza del bambino che non vuole più restituirlo. La contesa tra le due divinità finisce davanti a Zeus che decreta che il giovane avrebbe passato una parte dell'anno con Afrodite e una parte dell'anno con Persefone. Divenuto giovane e di una bellezza straordinaria, Adone diventa l'amante di Afrodite, Savasandir. Morì però giovane a causa di una ferita durante una battuta di caccia, ferita che pare abbia fatto nascere dei fiori e colorato di rosso i corsi d'acqua. Il culto al dio Adone era celebrato in Grecia e in Asia Minore e prevedeva la realizzazione di piccoli giardini, vasi pieni di germogli, di cereali che crescono e appassivano velocemente, come simbolo appunto della brevità della vita del dio venerato. Il rituale prevedeva inoltre che le donne piangessero tenendo in grembo questi vasi con i germogli appassiti che venivano poi versati nei corsi d'acqua per consentire la rinascita dello stesso dio. Sunnenniri sardo, nato da una cultura pagana antica, oggi è ricollegato alla simbologia del Cristo, che ha sofferto ed è morto per poi però rinascere in una nuova vita grazie alla risurrezione. Allo stesso modo, i germogli di grano vengono alla vita e crescono nella sofferenza, nel buio quasi totale,
lenti e fragili, per poi rinascere a nuova vita, uscendo alla luce, rafforzandosi e rinvigorendosi. Per questo vengono preparati durante il periodo di Quaresima e disposti ad ornare la cappella dedicata al sepolcro, perché hanno questo valore simbolico. Esistono poi varie usanze per l'utilizzo di questi semi dopo il Giovedì Santo. Infatti in alcune zone questi vasi possono essere regalati ad amici e parenti e hanno una valenza apotropaica, e nella domenica di Pasqua appunto possono essere utilizzati anche come centrotavola per adornare il tavolo in cui si consumerà il pranzo pasquale. Altri usavano invece piantare in giardini germogli come offerta appunto divina. Altri invece utilizzavano questi germogli facendoli seccare e poi li impiegavano per i suffumigi, che potevano essere utili contro qualsiasi malanno. Anche in questo video abbiamo quindi scoperto un antico rituale che sopravvive nelle tradizioni dell'isola e che ha acquistato nuove simbologie. Lo conoscevi? Dove abiti tu ci sono dei rituali simili? Mi piacerebbe leggere i tuoi commenti al riguardo. Ovviamente ci sentiamo nei miei social e ti invito anche a visitare il mio sito web www.fusticale.com. Grazie per aver guardato questo video fino a qui e ci vediamo al prossimo. Ciao e a presto!